tell you that I love you 100 times a day. Sì, lo so che non è una torta molto healthy, però sono troppo curiosa di provare. Ho fatto una... Qui a Londra, come sapete, siamo presi abbastanza male con il Covid, quindi siccome persone che conosciamo hanno avuto il virus, quasi tutti noi abbiamo fatto il test più volte. Io ne ho fatte 2 volte, tutte e 2 volte negative. Qui a Londra è molto semplice fare il test, basta solo prenotarlo nel sito della sanità, riesci a prendere l'appuntamento subito e ti danno il risultato anche in meno di 24 ore, quindi domani ci troviamo in 3 a casa mia e siamo tutte negative. Questo è il mio panificio preferito. Domani pão di queijo per tutti. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Prendiamo anche una tapioca. Ecco qua, pão di queijo. Il pão di queijo è buonissimo con questo formaggio qua, tipo requeijão nostro. Aí aqui tem bis, mescal, maizena, goiabada, Amigo, quer usar mais de carne? fagioli, riso, tutte le farofe, tutte i peperoncini. Qua questo è l'ingrediente protagonista. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, meia de cacau. Mistura e aí depois você põe 1 xícara di acqua e 1 xícara di maionese. Allora, praticamente seguo questa ragazza brasiliana che vive in Canada, lei è bravissima, fa delle ricette dolce e salato. Lei sta già scrivendo il secondo libro, ha anche un blog, ha un canale su YouTube, io la guardo sempre e lei mi piace tantissimo, quindi adesso per la prima volta voglio provare a fare questa torta al cioccolato con la maionese. What? Torta con la maionese. Difatti dopo stavo leggendo il suo blog, io non è che la voglio imitare, è che lei mi piace così tanto e questa ricetta mi incuriosisce talmente tanto che volevo condividere con voi. Praticamente ha un senso perché negli anni 30, nell'epoca della depressione americana, che c'era molta crisi, usavano tantissimo a fare la torta con la maionese. Perché? Perché la maionese ha le uova e ha anche l'olio. Metto qua sotto sulla descrizione il link del suo canale. Settimane fa anche ho fatto, sempre la sua ricetta, una torta di arance senza uova. Buonissimo, è venuto veramente buono, è super veloce da fare. Quindi ci serviranno 2 tazze di queste da farina, una di zucchero, una di maionese, mezza tazza di cacao e una tazza di acqua anche. Adesso faccio vedere tutto. A me non piace usare zucchero bianco, io uso solo zucchero di canna demerara, quello più scuro, però per fare una torta andiamo col zucchero normale. Credo che questa quantità di zucchero sia abbastanza eccessiva, però seguiamo la ricetta. Adesso metto questo cacao, prima mescolo bene con questo, tutta qua la polvere, cioè l'ideale sarebbe anche passare con il passino, però io il passino non ce l'ho, quindi lo mescolo bene, anche perché ci sono delle palline qua di cacao. Torno quando ho finito. Adesso metto la maionese, confesso che sono molto nervosa. Adesso mettiamo l'ingrediente principale, una tazza di maionese, che già si sente l'odore, quello proprio tipico da maionese. Guarda, lei ha detto che è buonissima questa torta e che perché il cacao ha un gusto molto forte, non si sente per niente il gusto della maionese. È andato tutto il barattolo da 430 ml, oddio. Mettiamo sta maionese
e anche la stessa tazza, la stessa quantità di acqua, e va bene anche fredda, dice Franciele Nogueira. Metterò anche il link qua sotto nella descrizione del suo blog. Lei fa delle ricette molto interessanti basate sugli ingredienti che hai. Ho messo l'acqua, sembra tanto impasto. Questa tazza forse è un po' grande, speriamo bene. Adesso mescolo piano piano con amore. Oddio, mi ero dimenticata di mettere il lievito, che non ce l'ho. Uso il bicarbonato di soda, che dovevo mettere anche prima insieme a tutto l'impasto di farina. Ok, proviamo così. 2 cucchiaini da tè. Continua, piano. È venuta bella, no? Questo qua l'ho già preparato con burro e farina. Speriamo che venga bene, con quella stronzata che ho fatto di dimenticare di mettere il bicarbonato insieme al secco. Ecco qua. Adesso il forno è già pre-scaldato da un po', 180 gradi, e lascio per 35 minuti. Ve l'ho detto prima che sto facendo questa torta perché ho 2 amiche che vengono qui domani, quindi non le dirò quali sono gli ingredienti, non dirò che c'è la maionese dentro, e diranno loro se è buona, non lo dirò io. Domani le faccio mangiare a sorpresa e vediamo cosa dicono. Oh mio Dio, sta crescendo tanto, non è che trasborda fra un po'. Ho pulito la cucina, ho dato una sistemata, adesso la torta deve stare in forno ancora altri 10 minuti, poi quando è fredda, quando la sformo, prepariamo la copertura, una specie di ganache con il cioccolato un po' amaro e la panna. Oh mio Dio, è immensa, è grandissima. Adesso vediamo qua un attimo, guarda che alta. Adesso vediamo se è cotta, metto un stecchino stuzzicadente. No, è ancora bagnato dentro, mettiamolo nel forno. Ho paura che sia venuta troppo alta e che c'è troppo impasto per che la forma un po' piccola, non lo so, e che magari viene cruda dentro. Avevo lasciata altri 5-8 minuti e ho abbassato un po' la temperatura. Adesso con questo qua mettiamo dentro ed è bello pulito. Io metto anche questo qua sopra. In teoria questa torta dovrebbe venire molto molto bella, umidina dentro, sai, morbida. Adesso lascio qui la torta finché si raffredda, così coperta, e vado di là che sto facendo i sottotitoli in portoghese e anche in italiano del video che è già su, però adesso quando guardate questo video vuol dire che quello lì è già sul canale, il video che parla dell'ageismo. Vado a finire i sottotitoli che sto facendo in portoghese e anche in inglese. Andate a vederlo. Metto qui il cover. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Thousands of tears later. Mi dispiace tanto, ho fatto una super praticamente la sera ho fatto la torta al cioccolato e poi era tardi, sono andata a letto e siccome la torta la mangiavamo il giorno dopo ho pensato di fare la copertura il giorno dopo. L'ho fatta, l'ho registrata tutta, ho fatto un bel lavoro, ma siccome io sto usando questa camera che è nuova, avevo cambiato un'impostazione per sbaglio. Praticamente ho fatto tutti i video in un format che il mio computer non lo leggeva, quindi tutto quello che avevo registrato con tutta la ricetta ho perso tutto, non riesco a farvelo vedere, quindi ho perso tutto, mi sono arrabbiata, l'ho buttato via, l'ho cancellato, ho fatto un casino. Avevo registrato anche la reazione delle ragazze quando ho detto che la torta era di maionese. La torta è venuta buonissima. Questo è quello che è rimasto.
Comunque la copertura l'ho fatta tipo ganache, ok? Ho messo 250 grammi di panna, l'ho fatta bollire su un pentolino. Quando ha iniziato a bollire ho spento il fuoco e ho buttato 150 grammi di cacao in gocce. Ho messo metà cacao 70% e metà latte. Però la prossima volta metterò tutto il cacao, che secondo me viene più buono. Poi ho fatto dei buchi nella torta, ho fatto tutti questi buchi e ho buttato sopra questa calda di cioccolata buona, questa ganache. Poi ho messo delle stelline di cioccolato bianco e della noce pecan, che a me piace molto. Mi dispiace tanto, da questo sbaglio ho imparato, non succederà più. Spero vi sia piaciuto questo video, fatemelo sapere se avete provato a fare questa torta, ok? Vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao! Voi che siete brasiliani o voi che parlate portoghese, iscrivetevi nel canale di Francielle Nogueira, lei è bravissima e fa delle ricette buonissime, ne proverò altre, ma magari che meglio che non faccio video.